Bentornati nuovamente nel canale. In questo video parliamo di gruppi e sottogruppi non semantici che servono per creare una modellazione funzionale logica del nostro sistema parallelamente alla modellazione semantica. Questo per permetterci di avere degli oggetti che memorizzano un valore che dipende dal valore degli item che contengono. Oltre alla visualizzazione dell'informazione aggregata, è possibile anche tramite questi gruppi e sottogruppi operare su più item contemporaneamente. Eccoci nella pagina di configurazione del mio OpenHub. Come vedete i numeri stanno crescendo perché la mia migrazione sta andando avanti. Fino adesso mi sono occupato principalmente dei Sonoff Basic e dei Sonoff 4 canali. Con questi mi sono portato dietro tutta una serie di funzioni per gestire le luci, misurare la temperatura e l'umidità e gestire le informazioni di rete dei singoli dispositivi. Quello che vi voglio mostrare in questo video è la creazione di un modello parallelo al modello semantico che ho creato dal punto di vista funzionale. Quindi ho creato tutta una serie di gruppi e sottogruppi contenitori fino ad arrivare agli item. Questo per permettermi di effettuare delle operazioni su più item contemporaneamente e per visualizzare un'informazione aggregata degli item contenuti. Questa tipologia di modellazione si può vedere dalla pagina model di OpenHub UI, che normalmente è utilizzata per la modellazione semantica. Cliccando su Show Non Semantic in basso vengono visualizzati anche i gruppi che non hanno dei tag semantici, perché fondamentalmente questo tipo di modellazione che vi sto facendo vedere non è nient'altro che un insieme di gruppi e sottogruppi, un po' come la modellazione semantica, con la differenza che questi gruppi e sottogruppi non hanno tag di tipo semantico. Adesso vi farei vedere un po' quello che ho fatto, qualche esempio, e poi magari facciamo un esempio insieme. Possiamo partire ad esempio dal gruppo luci, che è un contenitore di gruppi, luci automatiche e luci manuali, che a loro volta sono contenitori di luci automatiche e di item direttamente, quindi point di controllo delle luci automatiche, che per me luci automatiche vuol dire luci che sono controllate dalle rule, che si accendono e si spengono da sole, mentre tutte le altre sono luci manuali che ho separato per piano. Quindi abbiamo le luci dell'esterno, luci piano terra, eccetera eccetera. Quindi questo è il livello più basso della mia modellazione e si arriva direttamente all'item. Cosa sono questi contenitori? Non sono nient'altro che, guardiamone uno ad esempio, luci, non sono nient'altro che degli item di tipo gruppo, senza alcun tag semantico, che possono contenere altri gruppi o altri item. Possono avere un valore visualizzato e possono essere interattivi. Andiamo a vedere ad esempio questo qua, che è il gruppo luci, che è il padre di tutte le luci. Lui è il padre di altri due gruppi, come abbiamo visto dall'albero prima. Se andiamo in modifica, vediamo che non è nient'altro che un item di tipo group con una sua icona, non ha nessuna classe semantica e ha un tipo base. Questo perché in un gruppo di questo tipo è possibile visualizzare un'informazione. Normalmente questo tipo di informazione dipende dai gruppi e dagli item contenuti all'interno di questo gruppo. Anche se non è necessariamente obbligatoriamente così, io ho utilizzato questa tipologia di modellazione proprio per ottenere questa informazione. Quindi oltre a definire il tipo base che ha questo gruppo, quindi di che tipo saranno gli item e i gruppi che lui conterrà, bisogna anche specificare una funzione di aggregazione, cioè che tipo di valore deve avere il gruppo in funzione del valore che hanno gli item e i gruppi che lui contiene. In questo caso, ad esempio, abbiamo il tipo base che è uno switch. Questo perché per me il gruppo luci deve essere l'interruttore che mi permette di accendere e spegnere tutte le luci. La funzione di aggregazione, come vedete c'è una buona scelta per il tipo switch, ho deciso di utilizzare questa. Quindi nel momento in cui c'è almeno una luce accesa, il mio gruppo è acceso. Quando sono tutte spente, il mio gruppo è spento. Avrei ad esempio potuto utilizzare questa qui, la prima, cioè quando tutte le luci sono accese il mio gruppo è acceso, quando ne ho almeno una spenta il mio gruppo è spento. Questo poi dipende da come uno vuole utilizzare il gruppo.
Quindi io fondamentalmente voglio vedere il gruppo acceso quando c'è almeno una luce accesa. Una volta definite queste informazioni, si crea il gruppo e gli si assegnano i suoi sottogruppi e gli item. Quindi andiamo a vedere, ad esempio, andiamo in luci manuali, che è un altro gruppo con la stessa logica di aggregazione. Andiamo ad esempio in luce esterno. Luce esterno è l'ultimo livello di gruppo perché poi lui contiene direttamente i point che mi permettono di controllare le singole luci che io ho nel giardino. In questo caso il mio gruppo è off perché tutte le luci sono spente. Se io dovessi accenderne una, il mio gruppo dovrebbe diventare on. Quindi io sono nella luce fronte cucina, accendo, torno indietro e vedete che il gruppo è on. Adesso vengo qui, spengo e il gruppo torna off. Con questo gruppo io in teoria posso con un colpo solo accendere tutte le luci. Quindi se clicco qui vedo lo stato del mio gruppo e lo stato di tutti gli item che contiene. Se clicco sullo switch ottengo l'accensione di tutte le luci. Se clicco sullo switch di nuovo ottengo lo spegnimento di tutte le luci. E così posso decidere l'accensione e lo spegnimento a qualunque livello. Quindi posso accendere tutte le luci del primo piano, così come posso accendere tutte le luci manuali o tutte le luci automatiche, per finire all'accensione di tutte le luci. Stessa cosa abbiamo per le temperature e l'umidità, quindi io ho creato dei gruppi contenitori per temperatura e umidità, magari guardiamo solo temperature. Adesso non so come mai, ma in questa visualizzazione non mi fa vedere i figli, anche se ci sono e non ho ancora capito perché. Se è un problema mio o un problema, un bug di OpenHub. Comunque li guardiamo da questa parte. Come vedete già questo gruppo ha un suo valore. Questo gruppo è un contenitore di due gruppi, temperatura interno, temperatura esterno. Se ad esempio vado sull'interno ho di nuovo la suddivisione primo piano, piano terra, seminterrato, ognuno col suo valore. Cliccando su primo piano ad esempio ho i due point per la rilevazione di temperatura e mi fermo qua. Andiamo a vedere come è definito il gruppo temperature primo piano ad esempio. È un item come prima di tipo group con la sua icona, nessuna classe semantica, e come tipo base a number perché i suoi figli sono degli item di tipo number. In questo caso la funzione di aggregazione, come vedete le scelte sono diverse rispetto a prima perché dipende dal tipo di dato. La funzione di aggregazione è average, quindi la media. Questo vuol dire che questo gruppo ha come valore la media dei valori dei gruppi che contiene, dei gruppi o degli item che contiene. E così via. Quindi in questo modo io posso avere la media delle temperature del primo piano, la media di tutte le temperature di casa e la media di temperature tra casa e esterno. Stessa cosa ho fatto per l'umidità. Quindi come vedete abbiamo le luci che sono dei gruppi che mi permettono di essere interattive e lavorare su più item contemporaneamente e mi fanno vedere uno stato che è una funzione di aggregazione degli stati dei singoli item che contengono. Le temperature invece non sono interattive ma mostrano solo l'informazione aggregata. Se vedete ci sono anche altri gruppi che ho creato, allora alcuni tipo questo sono solo dei contenitori di altri item solo per questione così di raggruppamento, anche se in questo caso qui questi item me li fa vedere sia qua sopra sia qua sotto, non ho ancora capito perché. Poi abbiamo il network check error che è quello che mi permette di gestire la notifica dei dispositivi che vanno offline, che abbiamo visto quando abbiamo parlato della rete. Persistenza lo vedremo poi un'altra volta, che ha bisogno di una spiegazione a sé. E poi abbiamo Wi-Fi info che contiene, in teoria contiene due gruppi che sono Wi-Fi signal e Wi-Fi SID, anche se di là nella visualizzazione ad albero non me li faceva vedere tutti e due, e non sono nient'altro che l'aggregazione degli item che contengono il segnale Wi-Fi dei dispositivi di rete e la rete a cui sono connessi. In un caso ha senso avere un valore che è sempre la media degli item contenuti perché è un valore numerico e quindi io posso avere la media dell'intensità di segnale di tutti i dispositivi di rete. Mentre per il Wi-Fi info SID
Non ha senso fare una funzione di aggregazione perché alla fine gli item contenuti sono solo delle stringhe, non ha senso fare un'aggregazione di stringhe, quindi non ha un valore suo, è solo un gruppo contenitore per tenere in ordine le cose. A questo punto passiamo a creare un esempio, giusto per vedere come si fa a creare questi gruppi e metterli in relazione. Quindi si va negli item, si crea un item classico, questo lo chiamiamo gr padre, gli diamo come tipo gruppo, questo è importante, poi la categoria a caso mettiamo house, nessuna classe semantica e come tipo base mettiamo ad esempio un number. La funzione di aggregazione ad esempio mettiamo max, creiamo e poi creiamo due item all'interno, it item 1 che lo facciamo di tipo number, come gruppo padre ci mettiamo il gruppo che abbiamo creato e poi ne aggiungiamo un altro, item 2, identico a prima. A questo punto se andiamo sul nostro modello, guardiamo il non semantic, dovremmo avere il nostro padre con i due figli. Ok, quindi in questo momento lui mi dovrebbe far vedere il massimo tra i suoi item, 50 e null, perché non ha valore. Andiamo a dare un valore a item 2 più alto di item 1 e dovremmo vedere il gruppo che assume quel valore perché calcola il massimo. Quindi per fare questo possiamo usare l'API Explorer. Ok, così vediamo entrambe le finestre. Andiamo su item, usiamo la put per dare un valore a un certo item, it item 2 e gli diamo 70. Eseguiamo. Vedete, item 2 ha preso 70 e il gruppo ha assunto il valore 70. Se adesso ad item 1 diamo 75, il gruppo assume 75 e se a item 2, scusate, gli diamo un valore più alto di prima ma più basso dell'item 1, lui lo prende ma il gruppo rimane con quel valore lì. Quindi in questo modo abbiamo dato un valore al gruppo dipendente dal valore dei suoi item.